I'll be home again. Ciao ragazzi e ben trovati in questo nuovo video. Nell'ultimo video vi avevamo parlato di come abbiamo iniziato il nostro viaggio, ovvero da quando abbiamo ritirato il nostro van ad Halifax, nell'est del Canada, fin quando siamo arrivati a ovest. Se vi ricordate la cartina del video precedente, vi avevo mostrato come abbiamo attraversato da est a ovest tutto il Canada tramite la Trans-Canada Highway, una strada di 6.000 km che arrivava fino ai parchi nazionali di Banff e Jasper. Noi ci siamo fermati lì per 2 settimane e abbiamo esplorato tutta la zona facendo molti trekking e vedendo laghi mozzafiato, montagne bellissime. Ci è piaciuto tanto stare lì, però poi era il tempo di muoverci verso nord. Perché volevamo arrivare in Alaska prima che arrivasse il freddo e abbiamo iniziato a percorrere poi la Alaska Highway, che parte da un piccolo paesino che si chiama Dawson Creek nella Columbia Britannica e che arriva fino all'Alaska. È una strada molto selvaggia, in alcuni momenti eravamo completamente soli e da lì abbiamo iniziato a vedere tantissimi animali. Pensate che è una strada realizzata proprio per collegare gli Stati Uniti all'Alaska durante la guerra mondiale ed è stata realizzata in 8 mesi appena. Noi l'abbiamo percorsa tutta e è stata veramente fantastica. Sembrava di essere soli e c'era un distributore di benzina ogni 200 km. Era fantastico perché non c'erano città, paesi, ma soltanto qualche casa negli incroci più importanti. Eravamo circondati da natura molto selvaggia e in alcuni punti sembrava di essere in una natura anche incontaminata. Questa strada ci ha poi portato allo Yukon, che è un territorio del Canada che ci ha fatto impazzire. Lo Yukon ha una superficie che è pari a quasi 2 volte l'Italia e una densità abitativa bassissima. Pensate che in tutto lo Yukon ci sono soltanto 40.000 abitanti
di cui circa i 2/3 sono nella capitale Whitehorse. La prima tappa in cui ci siamo fermati dopo essere arrivati in Yukon è stato il più piccolo deserto del mondo, che è il deserto di Carcross. È piccolissimo e fa un po' impressione perché è circondato da montagne altissime e anche innevate. Non è un vero deserto, lo chiamano così, ma in realtà si è originato dall'ultimo periodo glaciale in cui si è formato un lago che poi è stato prosciugato e sono rimasti questi sedimenti che poi sono stati trasportati dal vento e hanno formato queste dune di sabbia. È stata un'emozione vedere un deserto lì in mezzo a un paesaggio tipico del Canada come noi lo conosciamo. Ci siamo poi diretti verso la capitale Whitehorse e durante la strada abbiamo visto dei laghi tra i più belli mai visti, con dei colori incredibili. Guardate un po' che immagini siamo riusciti a registrare con il nostro drone. Siamo poi arrivati a Whitehorse, che è una cittadina molto carina con appunto, come dicevamo prima, i 2/3 di tutta la popolazione dello Yukon. In questa città ci siamo fermati 2 o 3 giorni e con grande sorpresa abbiamo visto tante volpi girare per la città, soprattutto la sera quando parcheggiavamo il van per dormire. Vedevamo queste piccole volpi che cercavano il cibo in giro. Sì. Inoltre gli abitanti del posto ci hanno detto che a Whitehorse si può vedere l'aurora boreale. Noi non ci credevamo, pensavamo di dover aspettare l'inverno e non pensavamo che si potesse vedere già da settembre. E da lì ci è iniziata a venire la malattia dell'aurora boreale, infatti Ragazzi, è andata avanti un po', vi spiegheremo più avanti com'è andata. Dopo aver lasciato Whitehorse abbiamo poi proseguito per arrivare verso l'Alaska. ci sono delle strade bellissime che attraversano lo Yukon per arrivare più a nord che noi però non abbiamo intrapreso, perché comunque abbiamo un mezzo 2x4 e non ci andava di dover rischiare. Troppo. Infatti non sono asfaltate e spesso si possono incontrare condizioni meteo che cambiano da un momento all'altro. Però ci ripromettiamo che torneremo in Yukon un giorno, chissà, e lo esploreremo tutto perché merita davvero. È stata una sorpresa. Sì, noi l'abbiamo visto un po' velocemente perché appunto eravamo alla fine della stagione e stava per arrivare il freddo, quindi abbiamo dovuto un po' velocizzare il nostro viaggio. Ma quanto abbiamo speso in Canada? È una domanda che ci fate in molti e oggi proviamo a darvi una risposta. Siamo arrivati in Alaska dopo un mese di viaggio in Canada, quindi siamo stati un mese esatto in Canada e quello che abbiamo speso è questo. Il costo principale è stato il diesel. Il diesel ha un costo medio di circa 70-80 centesimi al litro in Canada. Noi ovviamente cerchiamo sempre i benzinai più economici, però nella parte più a nord ce n'erano talmente pochi che ovviamente non potevamo scegliere. Bisogna considerare che abbiamo portato un bel po' di cibo dall'Italia e che quindi abbiamo alternato quel cibo con il cibo comprato poi nei supermercati Sì, canadesi. abbiamo portato dall'Italia 3 litri d'olio pugliese, quanti chili di pasta? 14 kg di 14 pasta, kg di pasta e e tantissimi sughi. una ventina di vasetti di sughi pronti. Esatto, quindi molto abbiamo mangiato quello che ci eravamo portati, ma abbiamo anche fatto la spesa. La spesa costa un pochettino più dell'Italia e noi non abbiamo mai mangiato fuori, forse una volta qualcosina. Non abbiamo speso in ristoranti perché sono molto costosi. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Speriamo che vi sia piaciuto e vi aspettiamo con il prossimo, dove vi parleremo del punto più a nord raggiunto con il nostro Fiat Ducato, ovvero l'Alaska. State con noi.